Trascorrerò 24 ore da vegano e mangerò solamente cibo vegano, possibilmente economico. Vediamo che succederà. Iniziamo dal primo pasto, chiaramente la colazione. Come colazione di solito mi faccio un porridge, quindi ora faremo qualche piccola variazione e lo renderemo completamente vegano. Gli ingredienti che ci servono sono intanto un contenitore da microonde e voilà! Avena, marmellata, latte di soia, yogurt di soia, tic dolcificante, 0 calorie e 0 zuccheri, burro d'arachidi, cacao amaro. E questi ingredienti mi permetteranno di renderla totalmente vegana. Per prima cosa misuriamo l'avena. Nel mio caso metterò 70 grammi di avena perché ho bisogno di una bella botta di energia la mattina, però voi potete metterne molto meno. Tutto dipende anche dal fabbisogno energetico giornaliero di ciascuno o ciascuna. 71 direi che va benissimo. Ora metterò il latte di soia e dopo vari tentativi ho scoperto che la giusta quantità per circa 70 grammi è di 200 ml. Ovviamente se ne farete di meno, se farete 50 grammi di avena ve ne serviranno ad esempio 150 ml di latte. Ora aggiungo immediatamente 2 goccine di tic per dolcificare un po' tutto quanto perché il latte di soia non è per niente dolce perché è quello senza zuccheri. 1, 2, mescoliamo e inforniamo. Forno microonde 750 watt per 2 minuti e un quarto. Fine. Allora praticamente ho cotto un po' l'avena con latte di soia ed è venuto fuori questa cosa qui, molto calda. Ora aspettiamo un attimo e intanto prepariamo il resto degli ingredienti. Tazzina, cucchiaino e acqua e cacao. Quindi senza prendersi delle creme già fatte, tipo le creme spalmabili al cioccolato, Nutella e company, ci facciamo direttamente la cremina in casa. Cacao amaro, quindi purissimo, naturale al 100%. Un po' d'acqua, per i più golosoni anche un po' di latte di soia, ci sta tutto. 2 goccine di tic e vedrete. Non troppo mi raccomando, aggiungetene un po' alla volta e iniziate a mescolare. La cosa migliore sarebbe farlo in una tazzina un po' più grande, in modo tale da non spargere cacao un po' dappertutto e fare un disastro. Come vedete l'acqua non è sufficiente, quindi ne aggiungiamo dell'altra. Sì, tappo già qui, buongiorno. Tic tattico, direi almeno 3 goccine. 1, 2, 3. Usate un po' di potenza per potenziare e velocizzare tutto il processo. Grazie all'azione mecca fisica si otterrà una cremificazione senza uguali. Direi che va benissimo. Ora la prima cosa da fare è aggiungere della marmellata sopra l'avena. Alla fine gli ingredienti si possono mettere nella sequenza che si vuole. Non c'è un mettere prima la marmellata, poi il burro, poi il cacao, poi lo yogurt. Io faccio così, tante volte lo cambio, vario, un po' in base anche alle sensazioni che si hanno, diciamo. Sensazioni non so di che tipo, però vabbè. Dolcifichiamo un attimo lo yogurt, una goccina e dopo iniziamo a spalmare sopra. Mescolatina veloce. È molto liquido questo yogurt di soia rispetto allo yogurt classico di latte di mucca. Ora è arrivato il momento di mettere il cacao. Tac. Più o meno la quantità è a piacere, in base al livello di golosità che avete, insomma. Ora iniziamo un po' a spalmare tutto quanto. Con lo yogurt di soia si fa molta più fatica a spalmare il cacao. Di solito con lo yogurt classico il cacao resta molto più separato, non si amalgama in questa maniera. Però non fa niente, tanto l'importante è il gusto alla fine. Ora manca l'ultimo ingrediente, il burro d'arachidi. Cerchiamo di dare un minimo di omogeneità a questa colazione vegana, quindi facciamo dei giretti e quando non scende più si fa così. Questo tipo di colazione è un'ottima soluzione da mangiare. In inverno la si può scaldare e la si può mangiare, o in estate la togliete dal frigo e la mangiate direttamente senza scaldarla. Unica cosa, per i miei gusti, dovrebbe essere leggermente un po' più dolce. Quindi o dovrei aggiungerci un po' di marmellata oppure 2-3 goccine di tic in più, anche se inizierei ad abusarne un po' troppo. È morbidissima e soffice e va giù che è un piacere. La combinazione tra gli ingredienti è pressoché perfetta. C'è la nota d'amaro ed è salatino del burro d'arachidi e anche un po' del cacao, lo yogurt di soia che è molto delicato e la marmellatina dà quel tocco in più di dolce. Quindi colazione vegana, magari vi ho dato qualche spunto, provatela. Primo pasto della 24 ore vegana, quindi con porridge vegano, proteico. Ci vediamo nel prossimo pasto, a dopo. È arrivato il momento del pranzo, sempre in casa, e che non te li fai 2 spaghettini alla carbonara vegana? Dai, andiamo. Al posto della pancetta userò il tofu. Affettiamolo in pezzettini veramente piccoli. Scaldiamo un po' la padella. Filo d'olio. 250 grammi di spaghettini sottilissimi. Spezzati, non odiatemi per questo atto vandalico. 280, tengo, lascio, tolgo, lascio. Mettiamo il tofu nella padella. Facciamolo rosolare per bene. Olio per ungerlo, anche per insaporirlo. Ora aggiungeremo altro. Al posto dell'uovo abbiamo preso questo preparato all'uovo vegano a base di soia. Quindi aggiungeremo questo, un po' di pepe, un po' di sale. Dopodiché amalgaremo tutto quanto insieme ai pezzettini. Amalgameremo.
Cosa? Dopo andremo ad amalgamare tutto quanto insieme ai tocchettini di tofu. Ho amalgamato il tutto con un po' di sale e un po' di pepe. Ora andrò a mettere tutto quanto insieme al tofu. Ci ho messo anche un po' di salsa di soia. Facciamolo scendere lentamente. Spegniamo la fiamma e mescoliamo. Ho un po' paura per il mio stomaco. Ovviamente è una carbonara che non vuole essere sostitutiva con la vera tradizionale carbonara romana. Ovviamente è una variante per i vegani e i vegetariani. Ora ultimiamo la cottura con la pasta insieme alla crema. Spegniamo e aggiungiamo un po' di pepe, che non esce. Questo è il momento della mia porzione. Sono molto curioso di assaggiare questi spaghetti alla carbonara vegani. La prima volta che li assaggio, fatti in casa. Non li ho mai assaggiati neanche ai ristoranti, però. Quindi daremo una veloce e rapida valutazione. Si avvicineranno minimamente a quelli originali. Taste test. Allora, non sono male, non possono essere paragonati a degli spaghetti alla carbonara. Non hanno minimamente il gusto degli spaghetti alla carbonara. Però sono degli spaghetti vegani, con condimento vegano, e non sono per niente male, sono onesto. Quindi, come variante ai classici spaghetti, ogni tanto ci possono stare assolutamente. Provateli e ditemi nei commenti come vi siete trovati con questa ricetta. Mia colpa. Per darci un po' più di gusto potevo utilizzare anziché il tofu naturale il tofu fumicato e potevo rinvigorire tutto quanto il composto con più spezie. Questo si tratta di un pasto completo perché ha carboidrati, grassi e anche proteine. Proteine derivate dal preparato che abbiamo utilizzato e anche proteine derivanti dal tofu. Il video proseguirà qui da Milano e andremo in cerca di qualcosa di succulento da mangiare. Usciti da Milano a Cadorna, finora non abbiamo visto molto traffico, quindi so good. Il castello sforzesco. Entrando dalla porta lo attraversi completamente. Non pensavo che a Milano ci fosse anche un bosco. È veramente grande come castello. C'è tutto un festival orientale, penso indo-pakistano, adesso non ne sono sicuro, con vestiti tradizionali. Questo è l'Arco della Pace. Prima volta che lo vedo. È molto bello. Si sente il calore da città, quello che sale piano piano dal cemento, dall'asfalto e ti risucchia com'è. Ora ci stiamo dirigendo verso il luogo della merenda. Sono le 15 e direi che è perfetto orario. E intanto di fronte a me si intravedono i palazzi di City Life. Gelatino rinfrescante. Sto cercando dei gusti vegani. Merendina con gelatino, rigorosamente con gusti vegani. Cioccolato fatto con l'acqua. Buono, ha un gusto particolare, un cioccolato diverso rispetto al solito. Questo è un gusto lime, menta e zenzero, quindi molto fresco e rinfrescante. Si sente, ti apre proprio le narici quasi. Allora, cioccolato approvato, mentre lime, menta e zenzero, per gusto personale, diciamo, non sono un amante del limone e secondo me si sente un po' troppo, quindi la prossima volta non lo riprenderei sinceramente. Picco all'arancia. Sentiamo. Sì, è un po' particolare, anche questo è un gusto sempre vegano. Questo si chiama amore estivo con mango, menta e altre cose che non ricordo. Di quelli alla frutta che ho appena assaggiato, questo li batte tutti. Questo è veramente buono, anche perché è molto più dolce rispetto agli altri. Questo stra approvato. Gelateria e healthy food, zona City Life di Milano, approvata. Prezzo di 8,60 € per una coppetta con 3 gusti più una coppetta di 2 gusti. Vista la qualità dei gelati e la particolarità dei gusti, direi che ci sta. Anche perché si sentiva che erano gelati di qualità. Gli appartamentini di City Life, belli belli. Siamo a City Life e di fronte a me c'è il palazzone delle Generali. Fanno un po' impressione, cioè così in mezzo a nulla. Se li guardi dal basso verso l'alto sono veramente alti, soprattutto se non sei abituato a stare in una città o in un posto con dei palazzoni, palazzi. È veramente strano. Ora urge estremamente un bagno. Vediamo se riusciremo nell'impresa di trovarne uno gratuito senza spendere soldi qui. Vedremo. Entriamo nel centro dello shopping di City Life. Vediamo un po' la situazione com'è. Sicuramente più fresca di fuori. Vediamo se sono gratuiti. E bagni anche con un certo stile, direi. Bagno a Milano senza pagare? Ok. Come combattere il caldo in estate. Siesta rigenerante con un caffettino anch'esso vegano. Caffè vegano, no? Là dietro stanno ampliando ancora tutta questa zona e costruiranno sicuramente nuove abitazioni oppure nuovi palazzi. È tutto in continua evoluzione. Una zona più vecchia di Milano e alla sua sinistra più nuova. Comunque passeggiando per City Life si respira proprio un'aria di nuovo, di innovazione, di futuro. Cioè si vede che le cose stanno progredendo, stanno andando avanti. Ti dà proprio una sensazione di immergerti in qualcosa di futuristico, di nuovo. E ora siamo in centro, al Duomo. Galleria Vittorio Emanuele, strapiena di gente, è veramente molto ma molto bella.
sei a Milano e che non fai una tappa all'Apple Store? Comunque sarò leggermente di parte, ma siamo all'Apple Store e ora stanno facendo un meetup dove stanno dando dei consigli su come usare il Mac. Queste cose in altri store, con altri brand, non accadono così spesso. Ora siamo in una zona abbastanza insolita, guardate. E adesso ci stiamo dirigendo verso la nostra cena. Arrivati. Il Flower Burger, completamente vegano, con fagioli rossi, insalata, pomodori confit, germogli di soia, flour cheddar e salsa magic. È arrivato il momento di testare questo super burger vegano. Pane croccante al punto giusto. Devo dire che il burger è molto buono e la salsa accompagna veramente molto bene. Cioè amalgama il tutto quanto in un gusto molto intenso. Dopodiché c'è anche l'insalatina pomodorino sgrassante. Si sentono molto bene tutti i gusti e i sapori. È unto al punto giusto in modo tale da dare appunto un sapore intenso e molto coinvolgente. La grandezza era quella standard di un hamburger normale, quindi per le mie esigenze fameliche serve ben altro. Ora passiamo alle patate con ketchup. Molto buone, si sente che sono di qualità. Chiaramente il pasto è completamente vegano e anche le salse che stiamo mangiando. Le patate credo siano artigianali perché sono veramente molto buone. La cosa figa è che abbiamo preso l'acqua, ma la possiamo riempire quante volte vogliamo. Lì dietro c'è proprio il distributore, acqua naturale e acqua gasata. Ora abbiamo preso dei crostini con salsa avocado e hummus. Avocado un po' piccantino, mentre l'hummus ha un retrogusto di affumicatura, un po' affumicato. Ci sta. Mi piacciono entrambi, sono completamente diversi, quindi non saprei dire qual è il più buono. Da provare tutti e due. E se volete mangiare qualcosa di diverso e vegano, Flower Burger è consigliatissimo. Panino con ingredienti di alta qualità, unto al punto giusto. Il treno sta per arrivare, non sono riuscito a trovare qualche altro dolcetto vegano, quindi devo accontentarmi di questo gelato. E con questo cibo di vlog di cibo è tutto, ci vediamo prossimamente sul tubo. Ciao ciao! Il solito, secco.